Benvenuti in questa nuova rubrica di noi, Piedmont Delights. Siamo in questa nuova cucina, molto bella. Per presentare questo nuovo format, la prima puntata dove racconteremo i nostri produttori tipici piemontesi e i loro fantastici prodotti. In questo nuovo format informale. Sì. In questa nuova cucina ci beviamo qualcosa, raccontiamo la nostra regione, i gusti tipici della nostra regione, no? Sì, siamo partiti alla fine 3 anni fa dal Piemonte perché è la nostra casa e in realtà siamo partiti principalmente dall'Alto Piemonte per valorizzarlo un po' di più perché ci sono prodotti, storie di produttori che devono essere conosciuti. Io sono Nikas, Io sono Tommy, ma vedo che hai dello stile addosso oggi. lo stile non va mai in vacanza. Ah, ce lo sono anch'io. Simile. Hai so come mi sono comunque, vestito. come ti sei vestito? No, vabbè, a parte le burle che sembrava un po' preparata male. Sì, Però ma non sono lo le era. magliette di Piedmont Delights che potete acquistare qui, o lì, o qui. O lì. Link in descrizione. Link in bio. Io dirò sempre link in descrizione. Comunque questa Rise Me Up, molto simpatica. Questo invece è rosso di sera, si beve. Barbera. Barbera. Iniziamo. Fame. Ah, però... portate le cose. La famosa scatola. Così. Prima la faccio vedere agli amici a casa. Amici a casa. Tu non lo saprai mai. Scatola Piedmont Delights, bella. E abbiamo Non lo sapevo. formaggini. Ma non Dei... formaggini. La storia. La storia La più o storia meno di del Piemonte, Piemonte. e anche del- di Piedmont Delights, devo dire. Prima di tutto, ostrica di montagna. Qua Vedere le amiche a casa. Qua fa storia. Là. Poi abbiamo una new entry. bra. Qui Fa un po' ghetto. questo qui è è il formaggio dei rapper. E poi abbiamo proprio la Ferrari dei formaggi. Vabbè, questo sai che io ho un grosso debole. C'è da Bettelmat. Dulcis in fungo. me lo aspettavo da te Sì, questa, Castelmagno. Perché in realtà pensaci un po'. Che secondo me Ma su non lo questa mettiamo qua. No, su no, questa se hai già capito io ho no. intenzione di fare delle cose. Questo lo mettiamo via. Visto che bei formaggini che ti ho Questi portato. però sono anche da mangiare, sì, quindi sì. direi Guarda che magia che ti faccio, eh. ma qua stiamo andando a livelli altissimi, come Guarda, prima puntata. guarda. Sarà anche la maglia nuova, un sacco di stile, cose, lo tra stile, il vino. Forse, ma io ho fatto di meglio. O meglio. Ho fatto il meglio. Perché ti ho portato direttamente dalle loro cantine dove affinano tutti questi formaggi e sono con noi qui, come prima puntata, i Guffanti. I guffanti. Possiamo entrare. Entrare. Entrare, grazie. Benvenuti, vi abbiamo già servito del vino. Giulia di Crola, che voi conoscete molto bene, quindi oggi giochiamo in casa. Giochiamo in casa. E abbiamo portato anche tre formaggini vostri. Allora iniziamo a assaggiarli. Beh, però. sì. Giusto avere un... Che cos'è l'affinatore? Perché molto spesso poi sembra viene un po' non detto, non sembra un lavoro vero. Come un po' noi quando siamo partiti con l'e-commerce ti dicono tutti e che lavoro fa? È vero, come l'influencer. dici Esatto. cosa fa, ma uno fa del lavoro. No, Che cos'è beh, un affinatore? noi in questo come azienda abbiamo imparato anche tanto dai cugini francesi. Loro hanno un termine che identifica il mestiere di colui che cura il formaggio come un leveur de fromage. Qui davvero prendiamo un po' spunto dai francesi. Un leveur è colui che sviluppa il formaggio e noi abbiamo fatto anche un'ulteriore evoluzione del termine affinatore in allevatore. Allevatore perché partiamo, voi l'avete visto quando siete stati anche in cantina da noi, quando siamo andati in alpeggio, partiamo proprio da una materia prima estremamente grezza che è il latte coagulato. Il latte coagulato generalmente latte crudo, spesso, anzi per la maggior parte di animali che pascolano liberi, che mangiano quindi su prati polifiti, e prodotto con l'impiego di strumenti tradizionali, con l'utilizzo di strumenti tradizionali, soprattutto legno e rame. Spero, Quindi- scusami intanto di averlo Vabbè. tagliato il modo giusto, non che mi guardate male. Assolutamente che tagliate perfetto. voi. E quindi l'allevatore praticamente parte da zero, dal formaggio allo stato iniziale, quasi embrionale, e lo fa crescere, lo fa evolvere, fino ad arrivare al momento ideale per essere presentato in tavola, come su questo bellissimo tagliere sul quale oggi voi presentate questi tre formaggi. Quello è il mestiere dell'allevatore, portare a livello migliore anche da un punto di vista empirico, con delle prove. Il bello un po' di questo mestiere è che le prove comportano fare dei test
organolettici, quindi questo è quello che fa un allevatore. Iniziamo da questo, perché è quello che dal si vuole più strano. alla storia un po' particolare, guarda, lo facciamo vedere qua direttamente, che è un po' strano. Dall'altro sembra un'ostrica, però ha un aspetto così per un motivo particolare. Ma cioè sì, non è... perché qui voi vedete il formaggio appena nato. Il formaggio deve il suo nome al fatto che viene messo in forma, il formaticum, cioè premesso che il formaggio è solamente latte coagulato, quindi il formaggio è il risultato della coagulazione del latte, e quando l'uomo scopre il principio della coagulazione, in quel momento trova quasi magicamente il modo di conservare il latte. È per quello che dico, siamo emozionati sempre quando parliamo del formaggio, perché parliamo della storia dell'uomo. Il formaggio è una scoperta. L'uomo scopre questa cosa, che può conservare le proprietà straordinarie e nutritive del latte, che è un concentrato di proteine e di grassi, e non ha più bisogno di uccidere gli animali. E adesso veniamo al fatto che quando il formaggio nasce come il fatto di raccogliere nel contenitore in cui si è messo il latte, lo si è fatto coagulare, mettiamo un telo dentro nel nostro contenitore, nel calderone, estraiamo, e estraendo, ecco che invece di andare in una forma specifica, prende la forma del telo con cui è stato estratto, l'estrazione della cagliata, il momento magico in cui il formaggio nasce. Battlemat, paragonato a essere la Rolls Royce dei formaggi italiani, noi ne abbiamo parlato come il formaggio più raro del mondo. Facciamo vedere agli amici a casa che cos'è, perché è considerato così. Battlemat individua uno degli alpeggi più alti delle valli ossolane, allinea un'erba che è la cosiddetta mottolina, che è un'erba fortissima. È la prima erba che esce come una montagnetta fuori dalla neve. La rarità del prodotto è legata all'ambiente anche. Diciamo che si può considerare di montagna i formaggi prodotti oltre i 600 metri. Qua si parla di 2002, Sì. Quindi Super anche lì montagna. c'è montagna e montagna. 4 volte, c'è perché montagna e 4 montagna. Comunque formalmente la montagna è oltre i 600 metri. Qua siamo veramente in un ambiente naturale davvero estremo. Questo descrive anche la ragione di una modularità dei prezzi che descrivono obbligatoriamente l'imprint che hanno i formaggi attraverso la gestione in ambiente più difficile. Ma però sembra anche di tornare, ti interrompo, un po' indietro nel tempo. Sentendo questa storia su a 2200 metri, mi ricorda un po' Heidi, capito? Che sei lì in alto e sotto c'è poi tutto il mondo frenetico, quello che siamo abituati oggi, e c'è ancora quella piccola parte di, sembra quasi 100 anni fa, che segue quelle stesse tradizioni, che sembra al di fuori del mondo e affascina. Perché siamo abituati ad avere tutto subito, tutto standard, il formaggio standard, quello standard, quando qua invece c'è, oltre che l'erba, il latte, c'è una tradizione il formaggio, dietro. Dico io, fatto ovunque, da chiunque, con qualunque latte, con tutto il rispetto, però bisogna poter valorizzare le differenze, e le differenze ci sono, anche se non ci sembra che ci siano. Scendiamo in Basso Piemonte, abbiamo qua un Bra. Sì, si diceva prima, appunto parlando un attimo, che Bra comunque è un grandissimo formaggio, è una grande DOP piemontese, molto rappresentativa chiaramente del Basso Piemonte, ma in sé è un formaggio, in Bra non c'è produzione del formaggio Bra, è tutto prodotto nelle zone vicine, nelle zone attigue. In realtà si identifica con Bra DOP tutta una serie di produzioni di formaggi che seguono un rigido disciplinare, che sono prodotti nella zona lì vicino. Però ecco, quando una persona mangia un formaggio, un Bra, così come quando mangia un gorgonzola, non necessariamente mangia un formaggio prodotto a Bra o prodotto a gorgonzola, sono
un po' anche in questo caso delle consuetudini. E velocemente anche il discorso della DOP poi non identifica la qualità di un prodotto, la DOP dà un contorno entro il quale va prodotto, ci dà una direzione. Sì, come una laurea. però ci dice poco sulla qualità del prodotto. Tra l'altro ragazzi mi scuso, però adesso non avendo l'orologio non l'ho visto, ma ho intravisto dall'orologio di Nikas che io devo rientrare perché domani mattina proprio devo andare molto presto da un nostro produttore, non DOP in questo caso, e dobbiamo andare a fare la selezione dei formaggi In alpeggio. Allora in alpeggio. E come dicevamo in Guffanti non c'è mai limite al peggio, se vogliamo, ma al peggio E ci lasci così, grazie. Questa perla che potrò anche fare una maglietta in collaborazione. Esatto. Grazie mille. Ciao. Sai che prima abbiamo detto del formaggino, l'altro formaggino, il Castelmagno. Ne mancava uno infatti, infatti. Però tutti e due avevamo Sì, guardalo un'idea qua, va che uguale. bello. Anche il signor Carlo ha detto, secondo me questo sta bene con... Con cosa facciamo? Ci si cucina qua. Beh sì, io no. Potremmo farci fare 2 gnocchi. Sì, facciamoci fare dall'inizio alla fine, cioè che a me al massimo la spadellata alla fine è giusto per fare la foto. Sì, ma meno male che conosco. Io conosco. Anch'io conosco, Se è la stessa persona. Sì, non diciamolo in coro che magari io dico qualcun altro. No, allora abbiamo qui una chef che preparerà gli gnocchi al Castelmagno per noi, visto che... Per noi? No, per noi. Quindi diamo il benvenuto senza ulteriori indugi a Ima Ferraro. Che arriva correndo. Sta correndo perché ha già visto che il suo bicchiere... Ciao. Benvenuta nella nostra cucina. Ti ho già riempito il bicchiere che metti che dici, sai, si cucina sempre con un buon vino. Sempre. Quindi benvenuta appunto nella nostra cucina, la cucina di Piedmont Delights, con Guffanti, forse l'affinatore di formaggi. Un professore. Un professore. Abbiamo portato queste 3 specialità, il Bet, il Mat l'ostrica di montagna e il Bra. Però poi con il Castelmagno abbiamo pensato, insomma... Cosa si può fare col Cosa si può Castelmagno? fare? È la piemontesità per eccellenza. Beh, certo, non si può parlare dei formaggi piemontesi senza parlare del Castelmagno. Qui c'è proprio questo inizio di erborinatore che non è una muffa, No. è il Adesso formaggio facciamolo vedere ai che ragazzi sta dal cominciando a televideo. elaborare. Elaborare, sì. Esatto. Ma Adesso senza questo lo ulteriori trasformiamo. indugi, esatti, lo trasformiamo, quindi con uno schiocchio di dita magicamente ci trasformeremo e faremo gli cucina noi gnocchi. due no, però no, ci noi trasformeremo. ci trasformeremo. Come vedi? Siamo dall'altra parte. Magia, Noi siamo ancora noi gli magia. ospiti Sì, praticamente. esatto. Magia, guarda, io è già al lavoro Sì. per creare La fondutina. fondutina per gli gnocchi a Castelmagno. Adesso io vado di là e me lo mangio No. tutto perché... No, perché a parte No. che Ima lo sta facendo da un bel po', che Anche ogni perché sennò pezzettino, dopo- fai conto che la forma, Eh. adesso vedi che era così, ma prima buono. era molto di più. Vabbè, c'è quella. C'è quella. Io mangio quella. Visto che noi siamo così bravi in cucina, come si fanno, come esaltare al meglio un prodotto che è Vabbè, ovviamente saltarlo al qualitativamente- meglio e mangiarlo Da solo. così. Ok. Partiamo dall'ABC. Poi adesso facciamo una fondutina, quindi mettiamo la panna a bagnomaria. Un cubì di panna. È un cubì perché è un cubì. E dopo andiamo a mettere all'interno un po' di Castelmagno, direi tutto. Hashtag foodporn. Hashtag Food porn, direi proprio stra food porn. Gnocchi Castelmagno e Diciamo una sgraffignata. buon formaggio a tutti. buon formaggio a tutti. Formaggio a tutti, Buon formaggio.